preparato a muoverti nella città, è il momento di affrontare i monumenti che hanno reso Roma famosa nel mondo. Questi 5 luoghi non sono semplici attrazioni turistiche, sono testimonianze concrete di 2000 anni di storia, ingegneria e arte che continuano a stupire architetti e storici moderni. In questo capitolo trovi informazioni pratiche su come visitarli nel modo migliore, evitando le code più lunghe e scoprendo dettagli che la maggior parte dei visitatori ignora. Cominciamo dal Colosseo, l'anfiteatro che definì un'epoca. L'imperatore Vespasiano ne avviò la costruzione nel 72 d.C. per cancellare il lago artificiale che Nerone aveva creato nel suo palazzo privato. Ci vollero 8 anni e il lavoro di decine di migliaia di operai, molti dei quali schiavi ebrei deportati dopo la distruzione di Gerusalemme. Il Colosseo poteva contenere tra 50.000 e 80.000 spettatori ed è il più grande anfiteatro romano giunto fino a noi in condizioni relativamente integre. Il vero capolavoro è l'ipogeo, il sistema di sotterranei sotto l'arena. 28 ascensori azionati da contrappesi permettevano di far apparire gladiatori e animali feroci attraverso botole nascoste. C'era anche un sistema idraulico per riempire l'arena d'acqua per battaglie navali. Sul pavimento dell'arena una croce di marmo segna una delle 14 stazioni della Via Crucis, installate nel 1750 per consacrare il luogo. Sotto, fondamenta profonde 12 a 13 metri poggiano su un sistema di drenaggio ancora funzionante. Ma per vedere tutto questo devi prima entrare senza perdere ore in coda. Ecco la strategia migliore. Biglietto standard 20 euro, 18 euro più 2 euro prenotazione, include Foro Romano e Palatino, valido 24 ore dal primo utilizzo. Acquista esclusivamente online su ticketing.colosseo.it. Nota bene, l'orario scelto in fase di prenotazione è tassativo e si riferisce esclusivamente all'ingresso al Colosseo. Il Foro Romano e il Palatino possono essere visitati liberamente nell'arco delle 24 ore di validità del biglietto, prima o dopo il Colosseo, ma ricorda che una volta usciti dall'area archeologica dei fori non è possibile rientrare. Il Full Experience, 24 euro, dà accesso all'ipogeo e al quinto ordine, prenota settimane prima. Momento migliore. Prima fascia tra le 8:30 e le 9 del mattino, quando i flussi sono più gestibili. Con il sistema di prenotazione a fasce orarie obbligatorie, l'afflusso è ora distribuito uniformemente durante la giornata. Se il Colosseo rappresentava l'intrattenimento di massa, i fori imperiali erano il vero cuore pulsante del potere romano. Qui si decidevano le sorti dell'impero, si amministrava la giustizia e si celebravano i trionfi militari. Giulio Cesare nel 54 a.C. costruì il primo foro imperiale personale. Augusto, Nerva, Vespasiano e Traiano seguirono l'esempio, creando il centro commerciale, politico e religioso più importante del mondo antico. Qui Cicerone pronunciava le sue orazioni, si vendevano schiavi e seta cinese, si adoravano divinità dall'Egitto e dalla Persia, un autentico prototipo di globalizzazione. La colonna traiana ha un fusto alto 29,78 metri, che, insieme al basamento e al piedistallo della statua, raggiunge complessivamente circa 39,57 metri, l'altezza esatta del colle Sella che univa il Quirinale al Campidoglio, che fu sbancato per costruire il Foro di Traiano. Furono rimossi 300.000 metri cubi di terra a mano. La colonna ha 200 metri di bassorilievi che raccontano la conquista della Dacia in 2500 figure, il primo fumetto della storia. Per esplorare quest'area immensa senza sprecare energie, la pianificazione dell'ingresso è cruciale. Stesso biglietto del Colosseo, 20 euro, valido 24 ore dal primo ingresso. Roma Pass conviene se visiti almeno 4 attrazioni a pagamento. 32 euro per 48 ore o 52 euro per 72 ore, include trasporti pubblici. Ingresso principale da Via dei Fori Imperiali, sempre affollato. Alternativa, Via di San Gregorio attraverso il Palatino.
l'unico accesso che garantisce davvero meno attesa. Sali al Palatino, visiti l'area archeologica, poi esci e accedi ai fori con prospettiva dall'alto. Orari migliori: martedì e giovedì mattina alle 9 o dopo le 15. Ora che sei dentro con la strategia giusta, lascia che ti mostri cosa quasi tutti i visitatori si perdono. Casa di Augusto sul Palatino, prenotazione più 5 euro. Affreschi di 2000 anni perfettamente conservati. Clivus, Argentarius, dietro i mercati di Traiano. Strada romana con sanpietrini originali. Alle 17 la luce dorata trasforma tutto. Terrazza dei mercati di Traiano, biglietto separato 15 euro. Vista migliore su tutta l'area, vedi la sequenza dei fori, il Colosseo tra i pini, cupola di San Pietro in lontananza. Dalla Roma imperiale passiamo alla Roma dei Papi. Se i fori rappresentavano il potere politico dell'antichità, i musei vaticani incarnano il potere culturale e spirituale che ha dominato l'Europa per secoli. Papa Giulio II fondò i Musei Vaticani nel 1506 per dimostrare che il papato possedeva il patrimonio artistico più importante del mondo. Oggi oltre 7 km di percorsi espositivi e oltre 6 milioni di visitatori all'anno. Il problema principale è la folla. Serve una strategia precisa. E questa strategia inizia ben prima di arrivare all'ingresso. Prenotazione online consigliata. 20 euro più 5 euro prenotazione, 25 euro totali. In alta stagione, aprile-ottobre, si esaurisce settimane prima. Momento migliore, venerdì e sabato sera, da marzo a ottobre, con aperture straordinarie fino alle 22:30, ultimo ingresso alle 20:30. Questa è l'esperienza definitiva. La folla è dimezzata, l'atmosfera è rarefatta e l'illuminazione serale esalta i dettagli dei marmi e degli affreschi in modo unico rispetto alla luce piatta del mattino. C'è anche l'opzione dell'ultima domenica del mese con ingresso gratuito, ma preparati a code di 3 o 4 ore. Vale la pena solo se hai un budget davvero stretto e tanta pazienza. Se invece vuoi vivere un'esperienza completamente diversa, i tour Musei al mattino presto, circa 75 euro, ti permettono di entrare un'ora prima dell'apertura al pubblico. La Sistina praticamente vuota è un'emozione che difficilmente dimenticherai. Quando entri nella Sistina, ricorda che è severamente vietato fotografare e parlare. Il personale è molto rigoroso su questo punto. Michelangelo impiegò 4 anni della sua vita per dipingere 343 figure su 800 metri quadrati di soffitto, lavorando sdraiato su impalcature a 20 metri d'altezza. 25 anni dopo tornò per completare il giudizio universale sulla parete dell'altare. Proprio perché non puoi fotografare, prenditi il tempo necessario per osservare con calma. Inizia dal soffitto con la creazione di Adamo al centro. Poi sposta lo sguardo verso la parete dell'altare dove domina il giudizio universale con Cristo, al centro circondato da santi e dannati. Quando esci dalla Sistina e attraversi le ultime sale, non correre subito verso l'uscita. C'è un ultimo scatto che vale ogni secondo di attesa. Scala elicoidale del Bramante all'uscita, scala a doppia elica perfetta per foto. All'esterno, mura vaticane da via Leone IV offrono prospettiva delle cupole e palazzi. A pochi passi dai Musei Vaticani, la Basilica di San Pietro rappresenta il culmine dell'ambizione architettonica rinascimentale, dove la Sistina ti sorprende con i suoi affreschi, San Pietro ti sovrasta con le sue dimensioni impossibili. Iniziata nel 1506 da Papa Giulio II, ci vollero 120 anni per completarla. Bramante progettò la pianta, Michelangelo la cupola, Bernini il colonnato, tutto per coprire la tomba di San Pietro, crocifisso da Nerone nel 64 d.C. La navata centrale si estende per 186 metri, mentre la cupola svetta a 136 metri di altezza. Ma ecco il paradosso: le proporzioni sono così perfette che tutto ti sembra di dimensioni normali, è solo quando guardi i turisti in lontananza e li vedi trasformarsi in formiche che capisci la scala reale di questo luogo. La cupola ha un diametro interno di 42 metri
e poggia su 4 piloni colossali progettati da Bramante, strutture talmente massicce che garantiscono stabilità all'intera costruzione da quasi 500 anni. Il problema è che questa meraviglia è spesso soffocata dalla folla, ma c'è un modo per viverla in una dimensione completamente diversa. Basilica sempre gratuita, ma code lunghe. Momento migliore: 7 del mattino, apertura. Primi 20 minuti praticamente vuota. Alternativa: mercoledì pomeriggio durante udienza papale, tutti in piazza, basilica quasi deserta. Cupola: 10 euro con ascensore, primi 231 gradini poi a piedi, 8 euro completamente a piedi, 551 gradini totali dal livello della basilica. A metà percorso cammini dentro la cupola, vedi da vicino le lettere dorate alte 2 metri. Dalla terrazza, Roma infinita, vista migliore al tramonto. E una volta dentro questa cattedrale immensa, cosa merita davvero la tua attenzione? La prima cosa che devi vedere è la Pietà di Michelangelo, nella prima cappella sulla destra appena entri. Michelangelo la scolpì a soli 23 anni ed è l'unica opera che abbia mai firmato. Se guardi attentamente, troverai il suo nome inciso sulla fascia che attraversa il petto della Madonna. Dal 1972 è protetta da un vetro antiproiettile dopo che un uomo la colpì con un martello. Sotto la basilica si aprono le grotte vaticane, accessibili gratuitamente. Qui riposano 91 papi in un labirinto di cappelle sotterranee, ma se vuoi scendere ancora più in profondità, c'è la necropoli romana, una vera città dei morti pagana dove si trova quella che potrebbe essere la tomba autentica di San Pietro. Il tour speciale costa 13 euro, dura 90 minuti e va prenotato sul sito degli Scavi Vaticani con settimane di anticipo. Dopo l'opulenza barocca del Vaticano, torniamo alle origini dell'ingegneria romana. Il Pantheon è la prova che, 2000 anni fa, i romani avevano già raggiunto vette tecniche che ancora oggi lasciano gli ingegneri moderni senza parole. L'imperatore Adriano lo costruì tra 118 e 125 d.C. È l'unica grande costruzione romana arrivata integra fino a noi. Muri, pavimento e cupola originali. La cupola è la più grande in cemento non armato mai costruita. Gli ingegneri moderni ancora studiano come regga il proprio peso senza rinforzi in acciaio. Il cemento romano con pozzolana vulcanica si indurisce nel tempo invece di deteriorarsi. Al centro della cupola c'è l'oculus, apertura di 9 metri. Piove e nevica dentro da 2000 anni. Quando piove, il pavimento si bagna e l'acqua viene smaltita attraverso un efficiente sistema di drenaggio sotterraneo. Il pavimento è leggermente convesso con 22 fori di scolo che, seppur poco visibili, garantiscono il deflusso dell'acqua piovana. Ma come fanno a mantenere in equilibrio questa meraviglia? Il segreto è nella geometria e nei materiali. Il Pantheon è una sfida alla gravità e alla geometria. La sua struttura è così perfetta che l'altezza interna è identica al diametro, 43,30 metri, una misura che permetterebbe a una sfera perfetta di entrare esattamente nel volume dell'edificio. Per sorreggere una tale mole, i romani idearono un gradiente di densità geniale. Alla base usarono il pesante travertino, mentre salendo verso la cima alleggerirono il cemento con tufo e anfore vuote. Questa stratificazione distribuisce le tensioni in modo magistrale, permettendo alla cupola di resistere da millenni. L'esperienza più incredibile avviene alle 12 precise. Nei giorni di sole, un raggio attraversa l'oculus centrale, illuminando l'interno per 3 minuti, mentre quando piove si crea una colonna d'acqua perfettamente circolare che rende l'atmosfera magica. Prima di andarci, è bene sapere che dal 2023 l'ingresso per i non residenti costa 5 euro, audioguida inclusa. Il sito è aperto dalle 9 alle 19, tranne la domenica che chiude alle 18. Ricordate che l'ultimo ingresso è 30 minuti prima della chiusura. Per il sabato, la domenica e i festivi la prenotazione online con almeno 24 ore di anticipo è fortemente consigliata per evitare attese o chiusure per sovraffollamento. All'interno potrete omaggiare le tombe di personaggi illustri, come il grande Raffaello, sepolto qui dal 1520, e Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, i cui resti riposano in questo antico tempio pagano trasformato in chiesa.
Questi 5 monumenti rappresentano il cuore storico di Roma. Visitarli con la giusta preparazione, negli orari strategici e con attenzione ai dettagli trasforma un tour turistico in un'esperienza che ti rimane dentro. Nel prossimo capitolo continuiamo con gli altri 5 tesori essenziali: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Castel Sant'Angelo, Villa Borghese e un'ultima perla nascosta che completa il quadro della Roma imperiale e barocca.